Spesso al mattino, per fare presto, invece del caffè con la moka, mi faccio il caffè solubile, come avete visto. E visto che sono le 8 e devo essere all'università alle 9, devo sbrigarmi. Oggi volevo fare un trucco un po' particolare, con anche un po' di ombretto, visto che non lo metto spesso, solo che sono già in ritardo, quindi devo fare in fretta. Adesso mi metto l'eyeliner, devo stare attenta a non sbagliare. Ho acceso la luce per vederci meglio, che in effetti è ancora un po' buio. Comunque, mi sono un po' pentita di aver messo l'ombretto, secondo me sarebbe stato più carino solo con l'eyeliner, ma non ho tempo di rifare tutto da capo, quindi ce lo faremo andare bene. Ah, poi sono l'unica che quando mette il mascara fa una faccia strana tipo... Oggi niente rossetto, mi metto questo burro cacao colorato. Spero di aver preso tutto perché sono in stra-ritardo, quindi devo correre. Durante la prima lezione di stamattina dovrò presentare un lavoro di gruppo assieme ai miei compagni. Il lavoro di gruppo consisteva nel creare dei sottotitoli in italiano per un film in giapponese. La seconda lezione di stamattina è sempre di giapponese, però non ci occupiamo di traduzione audiovisiva, ma è una lezione con la professoressa madrelingua giapponese. I miei amici sono già arrivati all'università, io no, sono troppo in ritardo e faccio parte del primo gruppo che deve presentare stamattina. Non seguite il mio esempio, non passate col rosso, io l'ho fatto perché sono in ritardo. Tra l'altro sto anche ripassando in testa le cose che devo dire durante la presentazione, perché vi confesso che sono un pochino in ansia. Sono quasi arrivata, ce la posso fare. Poi, come se non bastasse, l'aula di oggi non è neanche al piano terra, ma devo salire alcune scale e la sede di lingue è letteralmente un labirinto. Eccoci, siamo arrivati! E adesso facciamo le scale. 初めてです。あ、そうですか。なんかでお会いした気がするんですけど。Dai Andrea, raccontaci perché sei rimasto dopo la lezione a parlare con il professore. Io adoro sti microfonini, posso fare tipo quelli che intervistano a random per strada su TikTok. Che cosa stai ascoltando in questo momento? Bellissimo. E no, allora, ho chiesto la tesi al professore con 2 anni di anticipo perché non posso dire cose negative riguardo al professore, sappi prof? E comunque... No, mi ha accettato una tesi che avevo già proposto in triennale ad altri professori a Roma. Ciao Sapienza, Pazienza, Università di Roma. Che è molto particolare perché è su un personaggio di un videogioco queer, su come viene tradotto, e me l'ha accettato sorprendentemente, quindi dovrò leggermi 7 libri in lingua madre giapponese, che non è mia lingua madre, quindi quello sarà molto complicato, però... sono nella lista degli aspiranti tesisti, che è già tanto. Cerco di stare sul lato buono del professore. E, no, detto questo, il lunedì comunque bisogna andare sempre a ricevimento per parlarci con lui. Tra parentesi, ricevimento nel suo ufficio molto figo, perché lassù, su quella torre lassù, ci sono alcuni
studi di alcuni professori che sono all'interno di questa specie di mini biblioteca segreta al quarto piano che sembra un quinto. Io sono pure asmatico, quindi di nascosto sto usando gli ascensori dell'università e se qualcuno mi dice qualche cosa, io tiro fuori, devo solo trovarlo, questo, lo spruzzo di Hatsune Miku, perché sto studiando giapponese per un motivo, sono un giappominchia e non ho paura di ammetterlo, non davanti a Vitucci. Però dovresti portarci i tuoi viewers e fans perché è molto bello come posto. E niente, passo la parola a nessuno perché siamo solo noi due in questo mondo. No, scherzo, ci sono i nostri colleghi qua, siamo già in ritardo per la professoressa Arakawa, ma dettagli. Venite con noi a scoprire dov'è l'aula di giapponese. L'aula che è un'aula di informatica. Dell'Alma Mater Studiorum di Bologna, e bui cunicoli, manco un dedalo. Sembra un bunker nucleare. È chiuso. C'è la prof. Sì, è chiuso. Jico no chousa ga susumu ni shitagatte oku no mondai ten ga atta koto ga wakatte kita. Man mano che prosegue l'investigazione dell'incidente, si sono capite molte cose, molti problemi, cioè si è capito che c'erano molti problemi. Yamamoto Senshu no fine preni, kare no fan no minarazu, aite chim no fan kara mo hakushu ga. Hinkon ga fueru ni tsurete hanzai mo fueru. を回復させると考えたのだ。しかし、生物学者の期待に反して、Che cos'è questo? Questo è un dizionario elettronico apposta per il giapponese. E mi sono fatto mettere sopra un dizionario italiano per poter tradurre dall'italiano al giapponese e viceversa. E parlare di qualcosa che per noi è impossibile. Zettai ni arienai. Qualcosa che proprio non vogliamo o che è impossibile. Tu ce l'hai? Sì. Vai tu. Io stavo pensando a Mukashi no roommate ga watashi no beddo, come si dice? Beddo ni suareta koto ga zettai ni arienai to omoimashita. Sì, それに私自分のベッドでタバコを吸いました。うん。Tu ce l'hai? Fammi cercare la parola. Stracchino. Sì. Stracchino taberu koto zettai ni arienai. No, dai, Kirai. Il mio odio verso lo stracchino è allucinante. Quali sono altri cibi che odi? Tutto tranne la carne. No, scherzo. Più o meno. Caso, sapevo come si diceva carota? No. No. Ninjin. Kirin. Anche a me è venuto che giraffa. Kirin. Ninjin ga taberu kedo. Jurien ni kireta nara taberu. La carota tutto un pezzo a morsi, non riesco a mangiarla. Tagliata alla Julien, sì. Yay, lezione finita! Bene, le lezioni... c'è un po' di rumore. Le lezioni di questa mattina sono finite
E adesso sto tornando a casa, ma prima di tornare a casa e di pranzare dovrei andare a fare la spesa perché in frigo non ho letteralmente niente. Infatti ho messo nello zaino una borsa per la spesa. Ci sono già i mercatini di Natale. Non ci ho ancora fatto un salto, ma voglio andarci presto. Inizialmente pensavo di fare una spesa bella grossa che mi durasse per almeno una settimana, solo che in questo momento ho così tanta fame che voglio solo andare a casa a mangiare, quindi farò una piccola spesa e prenderò solo alcune cose che mi servono giusto per il pranzo e per la cena di oggi. Questi sono i sughi d'uva e sono sostanzialmente dei budini tipici della zona di Modena, Reggio Emilia, e si fanno unendo il mosto d'uva alla farina oppure all'amido e forse anche allo zucchero, non lo so, forse è opzionale, e comunque sono molto buoni. Pago con la carta. Ah, posso avere anche il bollino. Arrivederci. Finalmente sono arrivata a casa e vi faccio un po' vedere quello che ho comprato, anche se in realtà l'avete già visto quando eravamo ancora al supermercato. Le piadine, una vaschetta di prosciutto cotto, passata di pomodoro, pane, i sughi d'uva, che sono quei budini di cui vi parlavo prima, formaggio spalmabile, patate, radicchio e stracchino. Adesso vado a prepararmi il pranzo, finalmente. Questi sono i punti che mi hanno dato oggi e questa è la nostra raccolta punti. Intanto ho messo a scaldare la piadina e dopo ci metterò il prosciutto e lo stracchino. Per chi non lo sapesse, questo è lo stracchino, è un formaggio morbido e si adatta a molte preparazioni. Ormai ho finito di pranzare già da un paio di orette e dopo pranzo ho anche preso un caffè, mi sono riposata un po' e adesso sto uscendo di nuovo perché volevo andare al mercatino che c'è al Parco della Montagnola. Questo mercatino lo fanno il venerdì e forse anche il sabato mattina e niente, sto andando lì perché volevo prendere alcune cose. Poi, prima di tornare a casa, devo passare anche in sartoria a ritirare la mia giacca. L'avevo portata in sartoria perché si era rotta la cerniera, però c'è un problema. Il problema è che mi avevano dato un bigliettino per il ritiro, solo che l'ho perso. In realtà ce l'avevo fino a stamattina. Fino a stamattina era sulla mia scrivania, ma adesso non lo trovo più. Quindi spero che mi diano la mia giacca, anche se non ho il bigliettino. Eccoci, siamo quasi arrivati al mercato della Montagnola. Non mi fermo a guardare le altre bancarelle, ma vado direttamente alla bancarella che mi interessa, ovvero la bancarella con l'incenso. Io in realtà dovevo comprare un portaincenso, ma penso che comprerò anche degli stick di incenso nuovi. C'è un profumo di incenso fortissimo. Di questi qua quale mi consiglia? Come... belli con rosso, d'altro. Ecco il mio bottino. E adesso andiamo in sartoria sperando che me la diano la mia giacca anche senza il bigliettino.
Ciao! Io dovevo ritirare la mia giacca. Sì, è il bigliettino. L'ho perso, letteralmente ce l'avevo stamattina. Sono riuscita a riavere la mia giacca, anche se quando sono arrivata lì il commesso mi ha chiesto: ce l'hai il bigliettino? E io no, l'ho perso. E quindi ci è voluto un attimo per ritrovare la mia giacca. Mi ha chiesto di descriverla. Io ho detto è nera, aveva 50 giacche nere, quindi vabbè, comunque l'importante è che ce l'abbiamo fatta. Sto uscendo di nuovo. Sono tornata a casa a portare la giacca e adesso sto uscendo di nuovo per l'ultima lezione della giornata. Come vedete sta già facendo buio, infatti questa lezione comincia alle 5 e finisce alle 7. Secondo me una lezione il venerdì sera dovrebbe essere illegale, però io sono una brava studentessa e quindi frequenterò anche questa. Come al solito sono in ritardo, ma per fortuna i miei amici mi tengono il posto. Questa non sarà una lezione di lingua, ma una lezione di storia della lingua italiana. Infatti non ve l'ho detto, ma il corso di magistrale che sto seguendo c'entra molto con quello che faccio qui sui social. Infatti si chiama Lingua e Cultura Italiana. Oh, è un po' buio qui, andiamo a vedere dove c'è la luce. Stavo dicendo si chiama Lingua e Cultura Italiana per stranieri, quindi facciamo sia corsi di lingue sia corsi di italiano. Questa lezione non è nella sede di lingue che vi ho fatto vedere stamattina, ma nel dipartimento di italiano. Ciao! E quindi siamo qui, storia della lingua italiana, e vediamo come va. E fa caldo, però come vedi ho questa. E niente, che dire, come stai? I tuoi appunti di ieri, che io ieri non c'ero a lezione. Brava, sei una brava studentessa. Martina di solito prendeva appunti sul quaderno, però si è convertita al computer. Cosa pensi di prendere appunti sul computer versus prendere appunti sul quaderno? Meglio sul quaderno perché rifletti di più, e mentre sul computer si rifletti ma è più automatico. Giusto, esatto, tu che solo al computer, ma va bene, diamo le ragioni. È arrivato Andrea. Dunque, abbiamo appena finito, siamo appena uscite dalla lezione e che dire, molto interessante ma molto impegnativa, soprattutto venerdì sera. Questa è stata la mia giornata all'università. Adesso vado a casa, mi preparo una bella cenetta. Tu cosa fai? Sì, probabilmente anch'io dopo il treno mangerò, mi preparerò qualcosa e rifletterò sulla vita. Ottimo. Ops, cos'era? Comunque, se volete altri video simili oppure video, non lo so, su qualcos'altro, tipo una serata a Bologna o qualsiasi cosa vi possa interessare, fatemelo sapere. Per oggi è tutto. Alla prossima!